Segue Gesù e la Samaritana. Che dici che ci vogliono 5 minuti perché è pronta la tavola materiale. Ci ricordiamo di quello che è scritto nel capitolo 4 di San Giovanni, che il Signore si fermò in un'ora calda al pozzo di Giacobbe, mentre i discepoli andarono in città a preparare cibo, a comprare, perché avevano bisogno di cibo. E intanto arrivò una donna di Samaria per attingere dell'acqua. E il Signore disse a questa donna: dammi da bere. E ne venne una conversazione. Il frutto di quella conversazione fu la rivelazione del figliuolo di Dio, del Cristo, a questa donna. Non mi sento di toccare il soggetto gradatamente, la grande abilità di quel maestro unico, la grande tenerezza e sapienza come maneggiò quell'incidente, cominciando dal poco, cominciando dalla cosa che si vedeva, salendo a quelle che non si vedevano. Ma alla fine, quando quella donna disse: noi stiamo aspettando un personaggio che deve venire, c'era una impressione generale nel mondo che doveva venire qualcuno. Il mondo non poteva camminare in quella maniera. Oggi la stessa impressione. E disse: noi aspettiamo un personaggio che viene che è chiamato Cristo. Quello che tu mi dici non lo capisco. In spirito, Gerusalemme, Tempio, sono superiore alla mia capacità, non lo capisco. Se bisogna adorare là o là, tu mi hai risposto che Dio è spirito, ma una spiegazione definitiva me la può dare uno solo: il Cristo. Quando Lui viene, Lui spiega ogni cosa. Che parole, che profezia dalla bocca di una donna ignorante, che quando arriva il Cristo tutti i problemi vengono chiari nella vita, ci annunzia ogni cosa. Allora tu aspetti Lui per sapere, Lui è qua, Lui è presente. Io che ti parlo sono adesso. Fu tale la luce nel cuore di questa donna che lei dimenticò la secchia. Vide il cielo aperto un momento, vide la potenza di Dio. In quelle parole del Signore c'era una luce che non è di questo mondo. Io che ti parlo sono adesso. La donna lasciò la secchia e comincia ad andare verso la città. Camminava e predicava: venite e vedete un uomo, il quale mi ha scoperto tutta la mia vita. Quale vita? E i 5 mariti. Ma quando il Signore disse: ho avuto 5 mariti, la donna non si arrese. Disse: tu sei profeta. Ma quando disse: io sono, la luce illuminò tutto il passato di questa donna. Quando noi incontriamo Gesù, viene tale una luce dentro di noi che noi vediamo tutto noi stessi in un momento. Vediamo tutto. Se non l'abbiamo veduto, segni che non abbiamo incontrato ancora il Signore. Ma quelli di voi che avete incontrato il Signore vi ha scoperto dai primi anni fino a ieri, fino a un minuto adesso. Scoperto tutto. Non è costui il Cristo, uno solo può scoprire, è il Signore. E le persone andarono. Il Signore parlò, il Signore testimoniò ai Samaritani. Intanto i discepoli arrivarono. Intanto i discepoli arrivarono. E come arrivarono i discepoli, prima di tutto si meravigliarono che parlava con una, che dice? Che era come un scandalo in quel tempo per un giudeo parlare con una donna in pubblico, specialmente con una donna straniera, samaritana, un popolo odiato. Ma il rispetto che avevano verso Gesù li fece tacere, non meravigliare. Pure nessuno domandò. Il Signore parlò, i samaritani dissero: abbiamo veduto Lui, non abbiamo bisogno più del testimone. E i discepoli si presentarono al Signore: Maestro, mangi, il cibo è qua. Non aveva bisogno Gesù di cibo, aveva bisogno. Ma in quel momento nell'anima sua c'era quel popolo. E lui disse: io
Ho un altro cibo che voi non sapete. Oh, i discepoli non capirono. Qualcheduno gli ha portato da mangiare mentre noi siamo stati lontani. Il mio cibo è che io faccia la volontà di colui che mi ha mandato e compia l'opera sua.